Tutta la Lega Serie A deve vergognarsi per la clamorosa mancanza di rispetto, l'ennesima mancanza di rispetto che sta dimostrando in queste ultime ore. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio qui il comunicato al mio fianco della Lega Serie A sulla partita Atalanta-Lecce che si sarebbe dovuta disputare nella giornata di venerdì alle ore 20:45 e purtroppo per la prematura scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce, è stata posticipata data da destinarsi e il rinvio ha trovato subito luogo, ha trovato subito una data, ossia domenica alle ore 20:45, a sole 48 ore di distanza da quella che doveva essere appunto l'orario ufficiale, la data ufficiale di questa partita. Una mancanza di rispetto clamorosa verso Graziano, verso l'Unione Sportiva Lecce ed in primis verso tutta la sua famiglia. Ma prima di parlare di questo voglio chiedervi una cosa, lo chiedo veramente con il cuore in mano, mi tolgo le vesti da tifoso giallorosso e metto in mezzo le vesti da tifoso in generale, da amante del calcio e dello sport, ma soprattutto di essere umano. E io vi chiedo a gran voce, questa giornata di campionato, non guardatela. Bisogna mandare un segnale chiaro e forte ed evidente. Questa giornata di campionato, andate a fare altro. Prendete i vostri figli, le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri compagni, le vostre compagne, i vostri amici. Andate a fare una passeggiata al mare, andate a fare una passeggiata in montagna, al centro commerciale, ovunque sia, ma dimenticate il pallone e il calcio per un momento, meditando però su quello che è successo. Graziano Fiorita era un uomo e lo state vedendo qui al mio fianco e lo lascerò per tutto il tempo del video. Era un uomo, un padre di famiglia, un compagno di vita, un marito, un amico fraterno, un compagno di lavoro e poi anche il fisioterapista del Lecce che nella sua lunga carriera, nei 20 anni in cui ha lavorato nell'Unione Sportiva Lecce, ha incontrato tantissima gente tra calciatori, dirigenti, staff e chiunque sia, e ha stretto legami profondi con queste persone, sia con chi c'è stato per tanto tempo, sia con chi si è fermato solo per un anno e poi è andato via. Ha creato legami indissolubili d'amicizia, fraterni, con gente che c'entra col calcio direttamente e anche no. Quindi questa è una mancanza di rispetto verso chiunque. E lo dico io che non lo conosco, non lo conoscevo personalmente, ma in queste ore l'ho vissuto tramite i messaggi di affetto e di cordoglio che ho letto sui social da vari componenti attuali e anche ex dell'Unione Sportiva Lecce, che lo raccontano come un uomo sempre col sorriso, un gigante, sempre a maniche corte, anche d'inverno con la neve, con il vento, con la pioggia, lui era sempre lì in campo, il primo a correre verso uno dei propri calciatori per dargli il giusto e meritato supporto sanitario, sempre a maniche corte, un omone grande, ma gentile, buono. E faccio fatica a parlare di questo argomento perché questo argomento è ancora caldo e vivo dentro di me e non so dove sto trovando sinceramente la forza per parlarne in questo momento. Io di solito butto sempre giù qualcosa prima di iniziare a registrare, ma in questo momento non ce l'ho fatta. Vedevo la pagina bianca qui sul mio schermo e non riuscivo a scrivere nulla, quindi mi sono affidato ad andare a braccio. Forse questa è la quarta, quinta volta che registro questo video perché è veramente complicato. Come detto, era un uomo, prima di essere un lavoratore, prima di essere il fisioterapista del Lecce, e da persona di sport qual era, deve esserci in questo momento più che mai lo sport con la S maiuscola, nel senso più stretto del termine. Perché quando in campo scende la vita, lo sport non può abbandonare. Lo sport deve essere sempre lì, anzi, ancora di più, deve essere ancora più presente, perché lo sport è rispetto verso se stessi, verso gli avversari, verso le regole dello stesso sport. E io in queste ore ho visto tantissimi commenti di cordoglio, anche da parte di chi
ha una forte rivalità con noi del Lecce, ossia tanti tifosi e persone di Bari, tanti baresi hanno mandato un messaggio di cordoglio, di vicinanza per questa scomparsa, ed è lì che si vede il vero sport, non quello che sta facendo la Lega Serie A, che si nasconde dietro un campionato troppo fitto, che si nasconde dietro il dito del si rischierebbe di falsare un campionato, perché a loro non è mai importato di falsare i campionati, così come stiamo vivendo in tutti questi ultimi anni. A loro non è mai venuta la preoccupazione di falsare un campionato, non si sono mai preoccupati di questo, e allora in questo momento ci si nasconde dietro questo proverbiale dito. In un momento del genere l'economia del calcio deve essere messa da parte. In campo bisogna mettere i sentimenti, le emozioni e dare la possibilità, adesso parlando solo della vita sportiva, a una società di vivere il proprio lutto nel silenzio, nel rispetto, perché la salma di Graziano è ancora a Brescia, deve ancora tornare qui a Lecce per permettere alla società, alla sua famiglia, ad amici e parenti di poter vivere il proprio lutto nel rispetto, con la salma, nel vivere il funerale di questo ragazzo, di questo uomo. Non è possibile che si possa giocare una partita dando solo 48 ore per elaborare il lutto, per elaborare il tutto, consapevoli del fatto che lunedì ci sarà l'autopsia e poi verrà trasferito qui a Lecce per il funerale. Come si può pensare che altri uomini, perché di questo stiamo parlando, possano scendere in campo dimenticandosi di tutto, giocare una partita di pallone e poi ricominciare a vivere il lutto? Questo non è calcio, questo non è sport, mi dispiace, così non può andare. Quindi io vi ripeto, questa giornata di campionato saltatela, non guardatela, vivetela con la consapevolezza, con la meditazione verso questa tragedia, verso come la Lega Serie A si sta comportando nei confronti di questa tragedia. Vivetela insieme ai vostri figli, insegnateli il rispetto con la R maiuscola, andate in giro con le vostre mogli, con i vostri mariti, andate dove volete. Ripeto, non guardate la Serie A, questa giornata di campionato, perché non meritano il rispetto che a loro tanto manca. Perché in questo momento bisognerebbe mettersi una mano sul cuore, farsi un esame di coscienza, ammesso che ne abbiano una, fare un passo indietro, chinare il capo e in religioso silenzio rispettare il dolore di tutte queste persone che stanno soffrendo la scomparsa di Graziano. Grazie per aver visto questo video, commentate, lasciate un bel mi piace e condividete soprattutto questo video con chiunque, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto.